Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale con questo nuovo tutorial. Come vedete oggi indosso la giacca kimono Bubble Blue, realizzato con 400 grammi del filato della Ice Yarns. Nel tutorial vi lascio tutte le indicazioni e per quanto riguarda nell'info box trovate tutti i link. Ho realizzato questa giacca iniziando dal dietro. Come vedete sono andata avanti con la lavorazione fino sopra alle spalle, non ho tagliato il filo, l'unica cucitura che trovate è sui fianchi. E poi sono andata avanti lavorando separatamente i due quarti anteriori per un totale di 53 cm. Quindi il dietro e il davanti devono essere della stessa misura. Una volta che ho finito la mia giacca ho rifinito con delle maglie basse tutte intorno e poi ho ripreso la manica intorno allo scalfo. Ho fatto uno scalfo di 20 cm. Per quanto riguarda la manica la potete realizzare più lunga e se la volete più larga, invece di fare come ho fatto io nel tutorial, il primo giro di una catenella di separazione e il secondo di 2 catenelle di separazione, aumentate sempre una catenella in più oppure aumentate il numero di uncinetto. Invece di 4,5 potete lavorare con il 5 e farla anche un po' più larga. Detto ciò vi lascio al tutorial. Prima di iniziare il tutorial vi presento più da vicino il filato. Questo filato lo potete trovare sul sito del Filo di Arianna Maglie Uncinetto, è il Natural Baby nella versione blu. Come vedete è un filato molto particolare e si lavora molto bene, scivola bene con l'uncinetto e io lo sto lavorando con l'uncinetto del 4,5, anche se sull'etichetta è indicato 3 e il 3,5, però come vedete il filo non è molto sottile, quindi anche con il 5 si lavora benissimo. Sono gomitoli da 100 grammi e il filo misura 225 metri, quindi ha una buona resa. È indicato per delle giacche di questi periodi, infatti io ho realizzato una giacca kimono, ma anche delle maglie belle a maniche lunghe, delle maglie sempre di questi periodi. Per quanto riguarda la composizione è composto dal 10% bambù, 14% di cotone e 76% di acrilico. E, nel sito, quando andate a vedere il sito, ci sono altri colori molto belli. La particolarità, ripeto, è questo filo bianco attorcigliato al filo blu che rende particolare il nostro lavoro. Adesso iniziamo. Prima di iniziare vi faccio vedere un piccolo schema di come iniziare a lavorare il nostro progetto. Io ho fatto una taglia M, il multiplo che dobbiamo lavorare è 6 più 1, si lavora su 4 giri. Per arrivare a 50 cm ho avviato una catenella di 72 maglie, quindi voi prendete la vostra semicirconferenza del dietro, perché questo è il dietro, e vedete come la volete, se la volete aderente o un po' più larga come l'ho fatta io. Quindi se 72 catenelle tenete presente il multiplo che è di 6, quindi aggiungete sempre 6 più 6 fino ad arrivare alla vostra semicirconferenza. Quindi ho iniziato con 72 catenelle, ho lavorato il punto che sono 50 cm per un'altezza di 53 cm. Questa giacca kimono si può realizzare anche più lunga, dipende come voi la preferite, poi è una scelta vostra. Una volta che sono arrivata a 53 cm non ho tagliato il filo, ho continuato a lavorare i quarti anteriori, quindi ho lavorato prima un quarto e poi un altro quarto. Ho trovato la metà del dietro e per ricavarmi la scollatura ho fatto 8 cm da una parte e 8 cm dall'altra. Quindi la mia scollatura è di 16 cm. Anche qui, se voi volete aumentare la vostra larghezza del collo, potete farlo tranquillamente. Una volta che lavoriamo il quarto anteriore, io ho aggiunto altre catenelle per poter arrivare almeno a coprire la parte del davanti, che poi vi farò vedere. Quindi dobbiamo lavorare 53 cm del dietro, poi continuiamo la nostra lavorazione sempre con 53 cm. Questa parte deve
arrivare alla parte del dietro. Adesso iniziamo la nostra lavorazione. Quindi una volta che voi avete stabilito la vostra semicirconferenza, quanto deve essere il vostro pannello del dietro, nel mio caso sono 72 catenelle, aggiungiamo una catenella per poter girare. Vi faccio passare per alcuni secondi lo schemino così per rendervi conto quello che stiamo facendo. Adesso devo lavorare un giro di maglie basse, quindi ho fatto 72 più una, vado nella catenella a fianco e lavoro una maglia bassa, vado a fianco e lavoro una seconda maglia bassa e continuo così per tutta la mia riga. Una volta che abbiamo finito la nostra riga dobbiamo girare il nostro lavoro e iniziamo dal giro numero 1. Facciamo 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta, 1, 2 e 3, più una di separazione. Saltiamo 2 maglie di base, 1 e 2. Nella terza dobbiamo lavorare all'interno della maglia bassa 4 maglie alte. Quindi questa è la prima maglia alta, una seconda maglia alta, terza maglia alta e quarta maglia alta. Una catenella di separazione. Salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza lavoro una maglia alta, una catenella, salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza dobbiamo lavorare di nuovo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Catenella di separazione. Salto 1 e 2 nella terza di nuovo maglia alta. Dobbiamo alternare questa sequenza di punti. Maglia alta, catenella di separazione, 4 maglie alte nella terza maglia alta, catenella di separazione nella terza maglia alta, una maglia alta. Dobbiamo andare avanti fino a terminare la nostra lavorazione. 1, 2, nella terza adesso 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Catenella di separazione. Terminato il primo giro, dobbiamo lavorare il secondo giro e iniziamo sempre con 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta, 1, 2 e 3. Questa volta facciamo 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Dobbiamo lavorare dove abbiamo le 4 maglie alte, delle maglie alte non chiuse su ogni maglia sottostante, quindi 4 maglie alte non chiuse. Quindi vado nella prima, prendo il filo e chiudo una volta sola. Filo sull'uncinetto, vado sulla seconda, entro, pesco il filo, tiro su e chiudo una volta sola, quindi ho 2 asole sull'uncinetto. Vado a fianco, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, vado sull'ultima maglia alta, prendo il filo e adesso ho 4 asole, prendo il filo e chiudo tutte insieme. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Dove ho la maglia alta lavoro sempre la mia maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Vado qui e lavoro una maglia alta e chiudo una volta sola. Filo sull'uncinetto, vado sulla seconda maglia alta, prendo il filo e chiudo una volta sola, ho 2 asole sull'uncinetto, una volta sola, l'ultima maglia alta, prendo il filo, chiudo e adesso chiudo tutte insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Qui ho la maglia alta e lavoro la maglia alta normalmente. 2 catenelle, 1 e 2. E qui dobbiamo fare la stessa cosa, quindi prendo il filo e chiudo una volta sola. Gettato, vado nella maglia alta a fianco, prendo il filo e chiudo una volta sola.
vado a fianco, maglia alta, chiudo una volta sola, sull'ultima maglia alta chiudo e adesso tutto insieme, 2 catenelle, 1 e 2 e qui maglia alta. Dobbiamo continuare questa per tutta la nostra riga. Come vedete si formano delle piccole bolle. Continuando la nostra riga ci troviamo al termine del giro, quindi faccio sempre 2 catenelle, 1 e 2 e qui ho la maglia alta sottostante, questa è la catenella di separazione, vado sulla terza catenella e lavoro la mia maglia alta. Ho finito i primi 2 giri. Il terzo giro è uguale al primo giro, solo che le maglie alte, le nostre bollicine, le nostre bolle, le dobbiamo spostare dove abbiamo le maglie alte e sulla maglia alta invece dobbiamo lavorare le maglie alte singole. Quindi giriamo il nostro lavoro. Qui dobbiamo lavorare 2 maglie alte. Quindi faccio la prima che è sostituita da 3 catenelle. Rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Questa corrisponde a metà bolla, una catenella di separazione. Vado al centro dove ho chiuso la nostra bolla e lavoro una maglia alta, una catenella di separazione. Qui invece devo lavorare 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. A questo punto noi stiamo riformando una nostra bolla. Vado a fianco, faccio una catenella, qui ho la nostra bolla o bubble come la volete chiamare e facciamo una maglia alta, una catenella, qui invece dobbiamo lavorare 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Una catenella di separazione e qui invece lavoro una maglia alta. Una catenella e qui 4 maglie alte. Proseguite questo per tutta la nostra riga. Sono arrivata al termine di questo terzo giro. Quindi ho fatto la catenella di separazione, qui ho le 2 catenelle sottostanti di separazione e vado sulla terza catenella e lavoro una maglia alta. Rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia alta. Quindi come abbiamo iniziato dobbiamo terminare e facendo in questo modo poi vi rendete conto che il bordo viene bello dritto. Una volta che abbiamo finito il terzo giro, il quarto è uguale al secondo, quindi sulle 4 maglie alte dobbiamo lavorare le maglie alte chiuse insieme per formare la nostra bubble e sulla maglia alta una maglia alta. E poi dobbiamo proseguire questi 4 giri per la nostra lunghezza. Come vedete sono dei punti molto semplici, però danno una particolarità al punto. Giro il lavoro. Inizio con 2 catenelle che risultano una maglia alta non chiusa, quindi 1 e 2. Vado nella seconda maglia alta, faccio una maglia alta e chiudo tutte insieme. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Sulla maglia alta lavoro la maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Qui invece 4 maglie alte chiuse insieme. Vado nella prima, prendo il filo e chiudo una volta sola. Vado sulla seconda, chiudo una volta sola. Sulla terza ho chiuso una volta sola, sulla quarta e adesso ho 4 asole, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo e chiudo tutti insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Vado sulla maglia alta e lavoro una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Qui di nuovo maglie alte chiuse insieme. 1, 2, 3
e 4. Chiudo tutti insieme e 2 catenelle, 1 e 2. E maglia alta su maglia alta. Proseguite questo e vi faccio rivedere dal giro numero 1. Poi, man mano che andate avanti, comunque avete... Arrivata alla fine del nostro lavoro, qui ho le 2 maglie alte che sono una mezza bubble. Quindi vado nella prima e chiudo con una maglia alta, chiudo a metà. Vado sulla seconda maglia alta, entro, chiudo a metà e adesso tutte insieme. Ho finito i miei 4 giri. Adesso inizio di nuovo dal giro numero 1 e a questo punto dove abbiamo le bubble lavoro una maglia alta e dove abbiamo la maglia alta 4 maglie alte. Quindi adesso ci spostiamo di nuovo dove abbiamo la bubble sottostante. Quindi ogni giro che facciamo ci spostiamo sempre con le bubble. Giro il lavoro, lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3 più una di separazione. Qui ho la maglia alta e lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Una catenella. Qui al centro lavoro una maglia alta, una catenella e qui al centro 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Una maglia alta, una catenella e una maglia alta al centro della chiusura della bubble. Proseguite questo per tutti i vostri giri, quindi al giro successivo dobbiamo lavorare la maglia alta su maglia alta e qui 4 maglie alte chiuse insieme, separate da 2 catenelle. Il giro successivo ancora, dove abbiamo la maglia alta, dobbiamo formare le nostre bubble. Quindi è una lavorazione molto carina e molto semplice e scorre molto velocemente. Ci vediamo quando arrivate alla vostra lunghezza. Come vedete ho lavorato il mio pannello dietro per 53 cm e il punto è molto bello e il filato è molto particolare, dà una sensazione elegante nello stesso tempo, sportivo elegante. Questa è la parte del rovescio, perché dove ho iniziato la lavorazione delle maglie basse faccio capitare la parte del diritto. Quindi ho lavorato, ripetuto il punto e vedete che i laterali sono anche belli dritti. Ho lavorato per 53 cm. Una volta arrivata a 53 cm ho trovato la metà e mi sono spostata da una parte e dall'altra di 8 cm. Quindi questa parte sono 16 cm. Se voi volete spostarvi più verso l'esterno potete farlo tranquillamente. Una volta che avete trovato la vostra metà e avete calcolato il vostro scollo di quanto deve essere, vi faccio passare lo schema e vi rendete conto che se noi lavoriamo questa parte qua è molto piccolo, quindi vi dico di quanti centimetri è. Questa parte è di 16 cm, quindi non copre il vostro davanti e dobbiamo recuperare i centimetri che mancano per arrivare alla nostra circonferenza del davanti. Quindi per quanto riguarda il mio quarto anteriore è di 23 centimetri e mezzo, quindi va bene. Se però voi lo volete meno accollato potete farlo tranquillamente. Io ho aggiunto 18 catenelle in più. Quindi una volta che ho lavorato dall'esterno verso l'interno, la stessa cosa farò qui, altrimenti non mi ritrovo con il punto. Quindi devo lavorare dall'esterno verso l'interno. Arrivo qui e devo aggiungere 18 catenelle. Io, come vedete, ho superato di 2-3 catenelle, però poi sta a voi. Una volta che lavorate il vostro punto, aggiungete le vostre catenelle e dobbiamo lavorare per 53 cm perché il davanti e il dietro devono combaciare. E adesso vi faccio vedere come iniziare a aggiungere le catenelle. Il punto, ripeto, è sempre quello.
Quindi iniziamo a lavorare il nostro punto. Vediamo sotto che cosa abbiamo e continuiamo sempre la nostra sequenza. Quindi se sotto ho le maglie alte, adesso devo iniziare con 2 maglie alte. Quindi queste le 3 che sostituiscono la prima maglia alta, rientro nello stesso punto e lavoro 2 maglie alte. La seconda, una catenella. Vado qui dove ho il punto bubble e al centro lavoro una maglia alta, una catenella, qui ho la maglia alta e lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 e proseguo la lavorazione del punto fino ad arrivare al segno. Quando arrivate al segno vi faccio vedere come continuare. Qui ho il segno e dove ho il segno ho la maglia alta. Sopra tolgo il mio segno e lavoro 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Adesso devo aggiungere 18 catenelle per arrivare dove ho la mia metà, perché questa diciamo che è il quarto anteriore che non copre la mia semicirconferenza del davanti. Quindi inizio a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e lavoro fino a 18. Non fate le catenelle molto tirate, altrimenti tira molto il punto, quindi cercate di avere una mano molto larga, non molto ma giusta. Quindi continuate fino alle vostre catenelle. Io ne faccio 18. Ho lavorato le 18 catenelle, come vedete supera di poco il mio marker. Adesso ho fatto 18 catenelle, lavoro più una catenella. Devo lavorare il giro di ritorno maglie alte chiuse insieme, perché qui ho le maglie alte aperte, adesso le devo chiudere. Quindi seguendo la sequenza mi ritrovo a lavorare a questo punto 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi giro il mio lavoro, vado nella catenella a fianco e lavoro una maglia bassa e vado a fianco e lavoro una maglia alta e questa corrisponde una maglia alta chiusa insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Salto 1 e 2, nella terza lavoro una maglia alta, 2 catenelle, la sequenza è sempre quella. Salto 1, 2 e nella terza lavoro 4 maglie alte chiuse insieme, quindi faccio una maglia alta e la chiudo una volta sola. Sempre nello stesso punto, una maglia alta, una terza maglia alta e chiudo una volta sola e adesso una quarta maglia alta e chiudo e adesso chiudo tutte insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Salto 1 e 2, 1 e 2, nella terza lavoro una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Salto 1, 2, nella terza 4 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3 e 4 e adesso chiudo tutte insieme. 2 catenelle, 1, 2 e 3 maglia alta e mi ritrovo giusto sulle maglie alte che devo chiudere insieme. Quindi vado sulla prima e chiudo una volta sola, sulla seconda e chiudo una volta sola, sulla terza e sulla quarta. 2 catenelle e vado a lavorare fino a terminare il mio giro e vi faccio poi vedere il giro successivo come continuare, poi proseguite per la vostra
per tutto il vostro quarto anteriore e dobbiamo terminare il nostro quarto anteriore come abbiamo fatto il sotto, quindi con le maglie basse. Andate avanti, qui ho fatto una catenella, qui ho sbagliato, devo fare 2 catenelle, 1 e 2 e maglia alta. Vi faccio vedere il giro di ritorno, come lavorare anche qui sopra. Arrivata al termine del giro, qui devo lavorare 2 maglie alte chiuse insieme, quindi 1, chiudo una volta sola e 2. Adesso giro il lavoro. Come vedete il punto è molto bello, è un punto reversibile, quindi comunque alla fine non abbiamo un dritto e un rovescio, però quando noi giriamo il punto è sempre, diciamo, nello stesso verso, quindi non si vede molto il distacco del dietro e del davanti, visto che il davanti abbiamo ribaltato il lavoro. Adesso devo lavorare dove ho i punti bubble, le maglie alte, e dove ho la maglia alta i punti bubble. Quindi inizio con 3 catenelle, una di separazione. Qui lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Una catenella. Qui una maglia alta, una catenella, qui 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Continuate e ci vediamo dove abbiamo aggiunto le catenelle. Mi ritrovo a lavorare sulle catenelle, quindi qui a questo punto, qui abbiamo le maglie alte chiuse e dobbiamo formare la maglia alta. Invece qui dobbiamo lavorare le 4 maglie alte, quindi praticamente il punto non è cambiato, basta seguire la sequenza. Quindi qui lavoro le 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, una maglia alta, qui una catenella, qui una maglia alta, una catenella e 4 maglie alte a fianco, 1, 2, 3 e 4, una catenella, qui una maglia alta, una catenella, 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, una catenella e una maglia alta al centro delle maglie alte che abbiamo chiuso insieme. Quindi una volta che avete aggiunto le vostre catenelle non cambia nulla, l'importante è che state attenti al multiplo che è sempre di 6 e lavorate sempre allo stesso modo. Quindi questo è il davanti che poi viene ribaltato e come vedete il punto rimane invariato. Dovete proseguire questo per tutta la vostra lunghezza e dovete fare questa parte e anche l'altra parte. Poi alla fine dobbiamo rifinire come abbiamo iniziato il nostro lavoro. Una volta che abbiamo fatto tutti e due i nostri quarti anteriori, dobbiamo ricavarci lo scalfomanica e dobbiamo fare solo una cucitura lateralmente e poi intorno al nostro giromanica dobbiamo continuare la lavorazione per la manica. Comunque andate avanti e poi ve la faccio vedere. Ho terminato i miei quarti anteriori e adesso anche questi sono di 53 cm. Adesso devo fare un giro di maglie basse come abbiamo fatto per il dietro. Io ho fatto un giro, però se voi volete rifinire con più giri di maglie basse potete farlo tranquillamente. Le maglie basse devono corrispondere alle maglie che abbiamo sotto, quindi non devono essere né di meno e né di più, perché se sono di meno tira il lavoro e se sono di più viene molto largo. Quindi una volta che avete finito, giro il lavoro, faccio una catenella, rientro nelle 2 maglie che ho chiuso insieme e lavoro una maglia bassa. Qui ho 2 catenelle, quindi faccio una maglia bassa su ogni catenella.
1 e 2. Sulla maglia alta che abbiamo sottostante lavoriamo una maglia bassa. Qui pure lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 2 perché abbiamo 2 catenelle, e al centro delle maglie che abbiamo chiuso facciamo una maglia bassa. Quindi dobbiamo proseguire questo per tutta la nostra riga. Una volta che abbiamo finito di rifinire i nostri quarti anteriori, decidete qual è il vostro diritto e il vostro rovescio. Quindi piegate la vostra giacca a kimono da cucire il laterale. Per quanto riguarda lo scalfo manica, ho lasciato un'apertura di 20 cm. Quindi una volta che cuciamo tutto intorno con ago e filo tutta la linea del fianco, possiamo lavorare la nostra manica, ed è facile perché dobbiamo riprendere il punto che abbiamo, quindi dobbiamo sfruttare le catenelle che abbiamo. Io ho lasciato un'apertura di 20 cm perché volevo una manica un po' più larga, però se voi volete di meno la vostra manica, potete fare uno scalfo manica di 17-18 cm. Però, visto che la caratteristica della giacca kimono è proprio la manica larga, ho voluto realizzare la manica più larga. Una volta che avete stabilito il vostro sottomanica, il vostro scalfo di quanti centimetri deve essere, con ago e filo adesso ci cuciamo tutto il nostro fianco da una parte e dall'altra. Vado avanti con le cuciture in questo modo. Prendo una parte del davanti e una parte del dietro. Adesso riprendiamo a lavorare la manica tutto in tondo e inizio dal sottomanica. Qui abbiamo la cucitura del fianco, entro con l'uncinetto e inizio a riprendere il punto. Inizio con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, una catenella di separazione, quindi dobbiamo ripetere il nostro punto. Vado dove ho uno spazio disponibile a questo punto, qui dove ho questo spazio disponibile, all'interno lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Una catenella. Sempre dove ho una maglia disponibile e lavoro una maglia alta. Una catenella. Qui ho uno spazio disponibile, all'interno lavoro 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Una catenella di separazione. Qui dove ho questo spazio disponibile lavoro una maglia alta. Quindi non dobbiamo fare altro che ripetere le maglie per il punto bubble. Qui ho lo spazio disponibile, una maglia alta, catenella. Qui ho lo spazio disponibile, lavoro 4 maglie alte. Iniziamo dal giro numero 1. Ci vediamo al termine del giro. Arrivata al termine del giro ho fatto le ultime 4 maglie, una catenella e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Io adesso lavoro giri di andata e ritorno 2. Arrivata al termine del giro chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso non lavoro in tondo, ma devo girare dal rovescio e ripetere il punto. Questo perché? Per far venire il lavoro tutto omogeneo, quindi lavoro sempre giri di avanti e dietro. Quindi a questo punto giro il lavoro una volta che ho chiuso, inizio sempre con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, una catenella e qui lavoro le maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta la chiudo una volta sola, una seconda maglia alta la chiudo una volta sola e vado avanti in questo modo fino a terminare anche questo giro. 2 catenelle, anche la prima 3 catenelle, 2 catenelle di separazione, qui una maglia alta e 2 catenelle di separazione,
qui vado a fianco e lavoro il mio punto bubble. Proseguite questo e vi faccio vedere il giro successivo. Arrivata anche al termine di questo giro ho fatto 2 catenelle e chiudo nella 1 2 3 nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso giriamo dalla parte del diritto, quindi continuiamo la lavorazione come abbiamo fatto fino adesso e come vedete è sempre uguale. A questo punto però, visto che stiamo lavorando in tondo, non abbiamo dei pannelli dove dobbiamo far venire il fianco dritto da una parte e dall'altra, qui dobbiamo lavorare 4 maglie alte per la nostra bubble. Quindi inizio con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia alta, vado a fianco e lavoro, cioè sempre nello stesso punto, e lavoro la terza maglia alta e poi una quarta maglia alta, una catenella di separazione. Qui ho il punto delle 4 maglie che ho chiuso insieme, lavoro una maglia alta, una catenella, qui invece ho la maglia alta e lavoro 4 maglie alte. Il punto rimane invariato, lavoro le maniche per un totale di 30 centimetri e una catenella. Quindi lavoriamo le maniche, almeno io, per 30 centimetri. Se voi la volete più lunga potete lavorarla tranquillamente. Casomai non vi piace molto larga la manica, invece quando andate a fare il punto sottostante, invece di lavorare negli spazi disponibili ravvicinati, allontanatevi un po' di più dagli spazi che avete a disposizione. Una volta che finite la vostra manica, rifinite come abbiamo fatto per il sotto del davanti e il sotto del dietro. E per quanto riguarda il bordo laterale fate anche la stessa cosa, quindi dovete lavorare maglie basse in ogni maglia sottostante, quindi dove abbiamo le maglie alte lavorate 2 maglie basse in ogni maglia sottostante fino ad apprendere. Quindi iniziate dal bordo inferiore, andate avanti con le maglie basse fin sopra il collo e poi scendete dall'altra parte. Quindi un punto semplice come vi ho fatto vedere per il davanti. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale, ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le amiche di uncinetto, dove potete farne parte. Ci vediamo presto con altri video tutorial. Grazie e ciao!